Lezione 1. Comprendere i diritti umani. Ehi Anna, ho riflettuto sui nostri obiettivi e credo che lo stimolo fondamentale sarà il riconoscimento dei diritti umani. Ciao John, è un'intuizione profonda. In che modo pensi che il riconoscimento dei diritti umani possa guidare il cambiamento? Quando i diritti umani vengono riconosciuti si creano le basi per la giustizia e l'uguaglianza, dando potere agli individui e alle comunità. Assolutamente. Promuove un ambiente in cui le persone si sentono apprezzate e hanno il coraggio di difendere se stesse. Esattamente. L'educazione ai diritti umani è vitale. Pensi che le campagne di sensibilizzazione possano promuovere efficacemente questa comprensione? Decisamente. Le campagne possono illuminare le persone sui loro diritti e incoraggiarle a opporsi alle ingiustizie. E i social media svolgono un ruolo significativo nella diffusione rapida di questi messaggi, non credi? Sì, è un potente strumento per mobilitare sostegno e condividere storie che possono entrare in risonanza con un pubblico più ampio. Sono d'accordo. È stimolante vedere crescere l'attivismo in risposta a queste piattaforme attirando l'attenzione su questioni critiche. Lezione 2. Andare in bicicletta come esercizio. Buongiorno Anna, ultimamente ho pensato di andare in bicicletta. Andare in bicicletta è un buon esercizio per perdere peso. Ciao John, sì, brucia sicuramente calorie e può essere un modo efficace per perdere peso. È fantastico sentirlo. Quante calorie pensi che qualcuno possa bruciare durante una tipica sessione in bicicletta? Varia, ma il ciclismo può bruciare dalle 400 alle 600 calorie all'ora, a seconda dell'intensità. È davvero impressionante. Inoltre è a basso impatto, quindi è più facile per le articolazioni rispetto alla corsa. Esattamente. È un'ottima opzione per le persone che desiderano perdere peso senza rischiare infortuni. A proposito di infortuni, pensi che sia fondamentale indossare indumenti protettivi mentre si pedala? Assolutamente. Un casco è fondamentale e i pantaloncini imbottiti possono rendere i viaggi più lunghi molto più confortevoli. Giusto punto. La sicurezza dovrebbe sempre essere al primo posto, soprattutto quando si pratica un'attività così divertente. Lezione 3. Gestire le complicazioni del viaggio. E Anna, ho sentito della tua recente esperienza di viaggio. Ti hanno rimborsato il biglietto o ti hanno offerto un risarcimento? Ciao John, sì, mi hanno rimborsato il biglietto a causa della cancellazione del volo, ma ci è voluto un po' di tempo. È frustrante. I lunghi tempi di attesa per i rimborsi possono essere piuttosto scomodi. Hanno comunicato bene durante tutto il processo. Non proprio, c'erano aggiornamenti minimi, il che lo rendeva ancora più stressante. Posso immaginare. Una comunicazione chiara è molto importante in tale situazione. Hai dovuto riprenotare qualche volo? Sì, ho dovuto prenotare un nuovo volo all'ultimo minuto ed era molto più costoso. È un peccato. È bello conoscere i tuoi diritti come passeggero. Hanno offerto un risarcimento aggiuntivo per l'inconveniente. Non hanno offerto nulla oltre al rimborso, il che è stato deludente. Mi aspettavo di più da loro. È sempre utile sapere come affrontare il servizio clienti in questi casi. Spero che la tua prossima esperienza di viaggio sarà molto più agevole. Lezione 4. Hobby e attività del tempo libero. Ciao Anna, cosa ti piace fare nel tempo libero?
Ciao John, mi piace molto suonare la chitarra e dipingere. Mi aiuta a rilassarmi ed esprimere la mia creatività. È meraviglioso. Da quanto tempo suoni la chitarra? Suono ormai da circa 5 anni. Adoro imparare nuove canzoni. E tu? Mi piace leggere e fa escursioni. Entrambe le attività mi permettono di esplorare mondi diversi e godere della natura. Sembra rinfrescante. Hai un libro o un genere preferito? Mi piacciono particolarmente i romanzi fantasy. Mi trasportano in regni magici. Il fantasy è un genere fantastico. Apprezzo il modo in cui stimola l'immaginazione. Metti mai insieme i tuoi hobby? A volte porterò la mia chitarra all'aperto durante le escursioni e suonerò in un punto panoramico. Sembra una miscela perfetta dei tuoi interessi. La natura deve ispirare la tua musica. Assolutamente. C'è qualcosa nella tranquillità all'aria aperta che esalta la creatività. Lezione 5. Prodotti di bellezza e cura dei capelli. Buongiorno Anna, ho notato che il tuo trucco è fantastico oggi. Che prodotti usi abitualmente? Ciao Giovanni, grazie. Io uso una combinazione di fondotinta, mascara e un po' di fard. Mi dà un aspetto fresco. Sembra fantastico. Usi prodotti per capelli anche per modellare i tuoi capelli. Sì, c'è anche l'H e gel per capelli. Aiutano a mantenere la mia pettinatura in posizione per tutto il giorno. È intelligente? Ho sentito che spazzole e pettini sono essenziali anche per la cura dei capelli. Decisamente. Una buona spazzola può fare una differenza significativa nell'aspetto e nella sensazione dei capelli. Hai una spazzola o un pettine preferito che consigli? Preferisco un pettine a denti larghi per districare. È delicato sui capelli e ne previene la rottura. Sembra una buona scelta. La cura dei capelli può essere una vera routine, ma ne vale la pena per un look raffinato. Lezione 6. Esplorare la cultura scozzese. Ehi Anna, hai mai provato il cibo scozzese chiamato haggis? Ciao John, ho sentito parlare di haggis ma non l'ho mai provato. Com'è? È un piatto saporito a base di cuore, fegato e polmoni di pecora mescolato con spezie di avena. È davvero unico. Sembra intrigante. Viene comunemente servito in Scozia? Sì, viene spesso apprezzato durante le celebrazioni, in particolare durante la Burusmith. È affascinante come il cibo si colleghi alla cultura. La Scozia ha altri piatti tradizionali? Decisamente. Ci sono anche neps e tatties che sono pure di ape e patate servite insieme all'haggis. Sembra delizioso. Oggi la Scozia rimane parte del Regno Unito, ma alcuni scozzesi lottano per l'indipendenza. Sì, l'orgoglio culturale è forte tra gli scozzesi. È interessante vedere come il cibo gioca un ruolo nella loro identità. Lezione 7. Esplorare la città più bella del Canada. Ehi Anna, hai mai visitato quella che chiamano la città più bella del Canada? Ciao Giovanni, sì, sono stato a Quebec City e l'ho trovato assolutamente affascinante. Cosa ne pensi? È sorprendente. La città vecchia ha un carattere davvero unico.
In parte è la scala delle cose che lo rende così attraente. Sono d'accordo. Le strette strade acciottolate e gli edifici storici creano un'atmosfera magica. E l'architettura è incredibile. Hai notato l'influenza europea nel design? Assolutamente. Ti sembra di essere entrato in un tempo e in un luogo diversi. Hai provato qualche cucina locale mentre eri lì? Sì, avevo putine e tortiere. Erano deliziosi. E tu? Ho provato le crepes e lo sciroppo d'acero. Erano deliziosi. È bello abbandonarsi ai sapori locali. Migliora davvero l'esperienza di viaggio. Hai visitato altre città del Canada che hai trovato altrettanto belle? Lezione 8. Vivere la vita fuori dallo schermo. Buongiorno Anna, stavo pensando a come uscire e godermi la vita invece di limitarmi a guardare attori e spettacoli. Ciao John, è una prospettiva rinfrescante. Quali attività ti piacciono che ti portano fuori? Adoro fare escursioni ed esplorare la natura. È molto più appagante che sedersi davanti a uno schermo. Sono completamente d'accordo. Stare all'aria aperta può essere rigenerante. Hai scoperto nuovi sentieri ultimamente? Sì, ho trovato un bellissimo sentiero che porta ad una cascata. La vista valeva assolutamente l'escursione. Sembra fantastico. La natura ha un modo di ispirarci. Preferisci fare escursioni da solo o con gli amici? Mi piacciono entrambi. Fare escursioni da soli può essere tranquillo, ma condividere l'esperienza con gli amici può essere molto divertente. Esattamente. È fantastico creare ricordi insieme. Hai pensato di provare altre attività all'aria aperta? Sto valutando l'arrampicata su roccia. Sembra una sfida entusiasmante che unisce avventura e fitness. Lezione 9. Pianificazione di un viaggio. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un viaggio. Hai qualche consiglio su dove iniziare? Ciao John, è emozionante. Un buon primo passo è decidere la destinazione e il budget. Questo ha senso. Voglio scegliere un posto che offra sia relax che avventura. Potresti prendere in considerazione posti come la Costa Rica o la Nuova Zelanda. Hanno paesaggi meravigliosi e tantissime attività. Sembrano perfetti. Devo prenotare l'alloggio prima di partire. Sì, è consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto durante l'alta stagione. Hai già pensato a che tipo di alloggio preferisci? Preferisco soggiornare in pensioni o ostelli locali per immergermi completamente nella cultura. È un'ottima idea. Entrare in contatto con la gente del posto può migliorare la tua esperienza di viaggio. Esattamente. Sono anche curioso di trovare esperienze uniche come feste locali o mercatini. Lezione 10. Superare le barriere linguistiche. Ehi Anna, stavo pensando al problema linguistico che ho dovuto affrontare quando mi sono trasferita qui. Ciao John, questo è un argomento importante. Sebbene avessi imparato l'inglese al liceo per quasi 5 anni, era ancora difficile parlare fluentemente. Posso capirlo. Spesso l'ambiente della classe è molto diverso dalle conversazioni della vita reale. Hai trovato difficile comprendere i madrelingua. Decisamente.
I loro accenti e la velocità hanno reso difficile catturare tutto. Come hai affrontato la cosa? Mi sono immerso nei media inglesi, film, musica e podcast. Mi ha aiutato ad abituarmi al ritmo della lingua. È un'ottima strategia. Ho iniziato a esercitarmi con gli amici, il che ha davvero rafforzato la mia fiducia. Praticare con gli altri è fondamentale. Ho anche scoperto che commettere errori fa parte del processo di apprendimento. Hai provato la stessa cosa? Assolutamente. Ho imparato così tanto dai miei errori. È importante abbracciarli piuttosto che tirarsi indietro. Esattamente. Più ci impegniamo, più miglioriamo. È tutta una questione di perseveranza e pratica. Lezione 11. Piani di campeggio e budget. Buongiorno Anna, hai pensato al nostro viaggio in campeggio? Pensavo che potremmo rilassarci accanto al fuoco e cucinare. Ciao John, sembra fantastico. Cucinare all'aperto aggiunge esperienza. Che pasti hai in mente? Pensavo a piatti semplici come pasta e verdure grigliate. Sono facili da preparare. Sembrano deliziosi. Dobbiamo considerare il nostro budget per il viaggio? Sì, sicuramente. Penso che dovremmo delineare le nostre spese per cibo, attrezzatura e eventuali spese per il campeggio. Questo è un approccio intelligente. Hai un budget in mente? Pensavo a circa $200 per l'intero viaggio che dovrebbero coprire tutto. Sembra ragionevole. Potremmo risparmiare portando la nostra attrezzatura invece di noleggiarla. Ottima idea. Pianificare in anticipo ci aiuterà a goderci il viaggio senza stress. Lezione 12. Incontri spontanei. Ciao Anna, sembra fantastico. Qual è l'occasione del nostro incontro? Ciao John, non c'è un'occasione specifica. Volevo solo riunire tutti per divertirci un po'. Adoro quell'idea. Le riunioni informali possono essere le più divertenti. Quante persone stai invitando? Sto pensando di invitare alcuni amici intimi. Creerà un'atmosfera accogliente. Ha senso. Hai qualche attività in programma per la sera? Ho pensato che potremmo fare qualche gioco da tavolo e magari fare una piccola sessione di karaoke. Sembra fantastico. Un mix di giochi e musica intratterrà tutti. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per rafforzare le nostre amicizie. Quali spuntini dobbiamo preparare? Suggerisco un mix di salato e dolce. Patatine, salse e magari alcuni prodotti da forno. Lezione 13. Esplorare le opzioni fondiarie. Ehi Anna, stavo leggendo di come alcune persone siano state sfortunate durante il periodo di liquidazione. Ciao John, è interessante. Quali opzioni avevano? Una possibilità era spostarsi a ovest, dove la terra era libera o molto economica. È stata una grande attrazione per molte famiglie. Ha senso. La promessa di terreni a prezzi accessibili deve essere stata allettante. Hanno dovuto affrontare delle sfide? Sì, spesso la terra era sottosviluppata, quindi dovevano costruire case e coltivare i raccolti da zero. Sembra scoraggiante, ma immagino sia stato anche gratificante creare una casa dal nulla. Decisamente.
Il senso di realizzazione deve essere stato immenso. È affascinante come tali decisioni abbiano modellato le comunità. Vero! Mostra la resilienza di quei primi coloni. Hai mai pensato di trasferirti per opportunità del genere? Occasionalmente, l'idea di ricominciare da capo in un nuovo posto è allettante, soprattutto se c'è una possibilità di crescita. Lezione 14. Aumentare la visibilità negli affari. Buongiorno Anna, ho pensato a come aumentare la nostra visibilità sul mercato. Ciao John, è un ottimo focus. Quali strategie pensi che dovremmo considerare? Facciamo un brainstorming di idee e rivalutiamo i nostri attuali sforzi di marketing. Forse potremmo migliorare la nostra presenza sui social media. Assolutamente. Contenuti coinvolgenti su piattaforme come Instagram e Twitter possono attirare più attenzione. Giusto? Potremmo anche collaborare con influencer per raggiungere un pubblico più ampio. È una mossa intelligente. Inoltre, ospitare eventi online potrebbe creare interesse e attirare persone. Mi piace l'idea. Ci consentirebbe di interagire direttamente con il nostro pubblico e raccogliere preziosi feedback. Esattamente. Costruire relazioni è fondamentale. Dovremmo anche pensare a come sfruttare le testimonianze dei clienti. Ottimo punto. Le recensioni positive possono aumentare significativamente la nostra credibilità e attirare nuovi clienti. Lezione 15. Scegliere la taglia giusta. Ciao Anna, sto comprando una nuova giacca, ma non sono sicuro della taglia. Che taglio dovrei prendere? Ciao John, ti consiglio di prendere una o due taglie più grandi per una vestibilità comoda, soprattutto se hai intenzione di indossare uno strato sotto. Questo è un consiglio utile. Trovo spesso che le dimensioni possano variare tra i marchi. Sì, è vero. Controlla sempre la tabella delle taglie fornita dal marchio per assicurarti di trovare la vestibilità migliore. Buon consiglio. Pensi che provarlo in negozio sia meglio che ordinarlo online? Provarlo è l'ideale, ma se acquisti online, cerca negozi con politiche di restituzione semplici. Ha senso. Odierei rimanere bloccato con qualcosa che non si adatta. Esattamente. Il comfort è fondamentale quando si tratta di abbigliamento. Inoltre, vuoi sentirti sicuro di ciò che indossi. Di sicuro lo terrò a mente mentre compro la mia nuova giacca. Lezione 16. Attività e pratica musicale. Ehi Anna, avevo notato che ultimamente suoni la chitarra. È impressionante. Ciao Giovanni, grazie. Mi sono davvero divertito. Stai frequentando lezioni o stai imparando da solo? Sto imparando da solo per ora. Guardo tutorial online e mi esercito quotidianamente. E tu? Ho iniziato con le lezioni online, ma ultimamente sono passato allo studio autonomo. Mi dà più flessibilità. Questo ha un approccio intelligente. Hai una canzone preferita che ti piace suonare? Sì, adoro suonare Hotel California. La melodia è accattivante. E tu? Sto lavorando a Wonderwell. È un classico e molto popolare tra i miei amici. Ottima scelta. Ti esibisci per qualcuno o lo tieni privato?
Suono principalmente per me stesso, ma qualche volta ho suonato per gli amici. E tu? Di tanto in tanto suono alle serate open mic. È snervante ma gratificante. Sembra eccitante. Esibirsi può davvero migliorare le tue capacità e creare sicurezza. Lezione 17. Aspirazioni per il futuro. Buongiorno Anna, ho riflettuto sulle nostre aspirazioni per il futuro. Ciao John, sembra intrigante. Quali sono i tuoi pensieri? Ci auguriamo non solo di seguire, ma addirittura di superare le conquiste del XX secolo in America. È ambizioso. È essenziale superare i limiti e puntare in alto. Su quali ambiti pensi che dovremmo concentrarci? Credo che la tecnologia e la sostenibilità siano fondamentali. Le innovazioni in questi campi possono portare a progressi significativi. Assolutamente. Dobbiamo anche considerare l'equità sociale per garantire che tutti traggano vantaggio dai progressi. Esattamente. Evitare le insidie del passato sarà fondamentale. Abbiamo bisogno di una crescita inclusiva. Sono d'accordo. La collaborazione tra vari settori può aiutarci a raggiungere un futuro equilibrato. Ben detto, è emozionante pensare alle possibilità future. Lezione 18. Stabilire abitudini sane. Ehi Anna, ho scoperto che stabilire una routine per andare a dormire mi aiuta a dormire meglio. Ciao John, è un'ottima abitudine. Cosa include la tua routine? Di solito mi rilasso leggendo un libro e abbassando le luci. Segnala al mio corpo che è ora di riposare. Sembra efficace. Evito anche la caffeina la sera per assicurarmi di addormentarmi facilmente. Buona idea. La caffeina può davvero disturbare il sonno. Hai altri consigli per una buona igiene del sonno? Cerco di mantenere la mia camera da letto fresca e buia, il che fa una grande differenza. È intelligente. Ho sentito dire che limitare il tempo trascorso davanti allo schermo prima di andare a letto può anche aiutare a migliorare la qualità del sonno. Assolutamente. La luce blu degli schermi può interferire con la produzione di melatonina. Si tratta di creare un ambiente favorevole al riposo. Dovrò attenermi a queste abitudini per dormire meglio. Lezione 19. Presentazione dei nuovi vicini. Ehi Anna, ho appena incontrato un nuovo vicino oggi. Il suo nome è Alice. Ciao John, è emozionante. Cosa ha detto Alice quando l'hai incontrata? Disse: benvenuta nel quartiere. Mi chiamo Alice. Qual è la tua? È stata un'introduzione così amichevole. Sembra adorabile. È importante avere buoni rapporti con i vicini. Hai chiacchierato per un po'? Sì, abbiamo parlato della comunità e di alcuni eventi locali. È bello conoscere la zona da qualcuno che vive qui. Assolutamente. Pensi che la inviterai a prendere un caffè o qualcosa del genere? Mi piacerebbe. È un bel modo per costruire connessioni e imparare di più gli uni dagli altri. Decisamente. Inoltre, può portare alla scoperta di interessi e attività condivisi. Esattamente. Non vedo l'ora di conoscerla meglio e magari di incontrare anche altri vicini. Lezione 20. Gioielli e stile personale.
Ehi Anna, sto cercando un braccialetto elegante per migliorare la mia collezione di gioielli. Ciao John, sembra una missione divertente. Che stile stai considerando? Sto pensando a qualcosa di unico, magari con perline colorate o disegni intricati. Ciò farebbe sicuramente una dichiarazione. Preferisci indossare braccialetti più casual o formali? Mi piacciono entrambi, ma tendo a preferire i cadi casual che posso indossare tutti i giorni. È pratico. I gioielli casual possono facilmente completare vari outfit. Hai controllato qualche negozio locale? Sì, ho visitato alcune boutique, ma sto esplorando anche le opzioni online per una selezione più ampia. Mossa intelligente. Lo shopping online spesso ha più varietà. Assicurati solo di controllare la politica di restituzione nel caso in cui non sia adatta. Ottimo punto. Lo terrò sicuramente a mente mentre cercherò il braccialetto perfetto. Lezione 21. L'importanza della preparazione. Buongiorno Anna, ho pensato a quanto sia importante la preparazione in vari aspetti della vita. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. A quali ambiti ti riferisci nello specifico? Sto parlando di aree come l'istruzione e lo sviluppo della carriera. Richiede molta preparazione, aggiornamento del materiale e autoapprendimento. Assolutamente. L'apprendimento continuo è essenziale per rimanere rilevanti nel mondo frenetico di oggi. Come mantieni aggiornate le tue competenze? Seguo corsi online e frequento workshop. Forniscono preziose informazioni e nuove tecniche. È un ottimo approccio. Trovo utile anche leggere articoli e libri sul mio campo. Sì, e il networking con i professionisti può offrire nuove prospettive e opportunità. Decisamente. Interagire con gli altri nel tuo settore può ispirarti e mantenerti motivato. Sono d'accordo. Preparazione e adattabilità sono fondamentali per il successo in qualsiasi impresa. Lezione 22. La storia di Anastasia. Ehi Anna, stavo leggendo di Anastasia, l'ultima granduchessa di Russia. La sua storia è piuttosto affascinante. Ciao John, anche io trovo la sua storia intrigante. Tuttavia, poiché la ragazza non poteva ereditare il trono di Russia, la sua situazione era complicata. Esattamente. Il contesto storico attorno alla sua famiglia e al trono russo aggiunge profondità alla sua storia. Sì, e il mistero che circonda il suo destino ha affascinato molti nel corso degli anni. Cosa pensi che le sia successo? Alcuni credono che sia sopravvissuta alla rivoluzione, mentre altri pensano che abbia avuto una fine tragica. È un mistero che fa ancora discutere. Vero! È interessante come possano formarsi leggende attorno a personaggi storici. Diventano parte della nostra cultura. Assolutamente. La storia di Anastasia è ispirata fin dai libri, mantenendo viva la sua eredità. Lezione 23. Termini di pagamento negli affari. Buongiorno Anna, volevo discutere i termini di pagamento per il nostro prossimo progetto. Ciao John, sembra importante. Cosa hai in mente? Ho concordato che includeremo il termine di pagamento concordato di 25 giorni in valuta USD. Sembra ragionevole. Ci dà abbastanza tempo per gestire le nostre finanze in modo efficace. Esattamente. Termini di pagamento chiari aiutano a prevenire eventuali malintesi in seguito.
Decisamente. È essenziale per mantenere buoni rapporti con i nostri clienti. Sono completamente d'accordo. Pratiche finanziarie trasparenti creano fiducia e credibilità. Sì, e garantisce inoltre che entrambe le parti siano sulla stessa lunghezza d'onda durante tutto il progetto. Di sicuro. Finalizziamo questi dettagli prima di procedere con il contratto. Lezione 24. Esplorare la cultura giapponese. Ehi Anna, ultimamente mi sto immergendo nella cultura e nella storia giapponese. Mi affascina. Ciao John, sembra intrigante. Quali aspetti della cultura giapponese trovi più interessanti? Le tradizioni come le cerimonie e le feste del tè sono accattivanti. Vale sicuramente la pena esplorare il Giappone. Sono d'accordo. La fusione di usanze antiche e vita moderna crea un'atmosfera davvero unica. Hai pensato di visitare? Sì, mi piacerebbe andarci. Videre la fioritura dei ciliegi in primavera è nella mia lista dei desideri. È uno spettacolo bellissimo. I cambiamenti stagionali in Giappone sono notevoli. Hai in mente qualche posto specifico? Kyoto è in cima alla mia lista per i suoi templi e giardini. E tu? Mi piacerebbe vedere Tokyo per la sua vivace vita cittadina e la diversità culturale. È un'esperienza completamente diversa. Assolutamente. Ogni regione ha il suo fascino, rendendo il Giappone una destinazione complessivamente affascinante. Lezione 25. Consigli di viaggio per un viaggio tranquillo. Buongiorno Anna, sono appena tornata da un viaggio ed è andato tutto liscio. Ciao John, è bello sentirti. Quali consigli di viaggio hai trovato utili? Mi sono assicurato di arrivare presto all'aeroporto. Mi ha davvero aiutato a evitare lo stress dell'ultimo minuto. È intelligente. Anche controllare i bagagli in anticipo può farti risparmiare molti problemi. Esattamente. Ho anche tenuto i miei documenti organizzati, il che ha reso il processo di imbarco un gioco da ragazzi. Buona idea. È sempre meglio avere tutto a portata di mano. Hai affrontato qualche sfida durante il tuo viaggio? Solo un piccolo ritardo, ma ero preparato, quindi non mi ha disturbato molto. Questa è la strada da percorrere. La preparazione può fare un'enorme differenza nella tua esperienza di viaggio. Di sicuro terrò sicuramente a mente questi suggerimenti per la mia prossima avventura. Lezione 26. La gioia di creare. Ehi Anna, stavo pensando a come creare qualcosa con le tue mani sia davvero un'esperienza gratificante. Ciao John, non potrei essere più d'accordo. Cosa hai creato ultimamente? Ho iniziato a lavorare il legno, realizzando piccoli mobili. È una soddisfazione vedere il prodotto finale. Sembra fantastico. Ho sempre desiderato provarlo. Lo trovi impegnativo? A volte sì, ma superare queste sfide lo rende ancora più appagante. E tu? Mi sono dilettato con la ceramica. Modellare l'argilla è incredibilmente terapeutico. La ceramica sembra rilassante. Hai realizzato qualcosa di cui sei particolarmente fiero. Sì, ho realizzato un bellissimo vaso. Non è perfetto, ma è unico e questo lo rende speciale. Questa è la bellezza degli oggetti fatti a mano. Portano un tocco personale che non puoi trovare nei beni prodotti in sé.